Hey friends, this is Robin from Italian Stories. I've just finished writing the story. It's about great love, but sometimes things aren't as they seem first. In this text, there's many useful vocabulary relating to love and the daily life. Listen carefully and have fun. Bye bye. Mi chiamo Martina. Vivo in una piccola città, non lontano dal centro. Ho un ragazzo, si chiama Luca. Abitiamo insieme in un piccolo appartamento con grandi finestre. Ogni mattina il sole entra. Lo adoro. Questa luce calda mi rende felice. Sembra un buon segno. Lavoro in una piccola panetteria, proprio dietro l'angolo. Ogni mattina ci vado a piedi. Il tragitto è corto, ma mi piace. L'aria profuma di fresco. La città dorme ancora a metà. La mia titolare è gentile. I miei colleghi sono simpatici. Non sono ricca, ma ho abbastanza. Sono contenta. Luca lavora in una concessionaria, vende auto ed è molto bravo. La gente lo apprezza. È intelligente, affascinante e bello. Amo molto Luca. Stiamo insieme da alcuni anni. Anni felici. Ogni sera mangiamo insieme, guardiamo film, parliamo e ridiamo. La vita è semplice. Sono felice. A volte penso, vorrei che fosse sempre così. Ho una migliore amica. Si chiama Chiara. Ci conosciamo dai tempi della scuola. Allora ridevamo, piangevamo, sognavamo insieme. Chiara è come una sorella per me. Viene a trovarci spesso, a volte più volte a settimana. Allora sediamo in cucina, beviamo tè e parliamo di tutto. Della vita, di piccole cose, di grandi sogni. Anche Luca vuole bene a Chiara. Chiara vuole bene a Luca. Quando siamo tutti e tre insieme, sentiamo calore, come una piccola famiglia. Ogni mattina mi sveglio e so cosa arriverà. Vado al lavoro, torno a casa. Luca è lì. Cuciniamo insieme, mangiamo e ridiamo. Ogni sera penso, sono così felice. Ho Luca, ho Chiara. Cosa potrebbe mai andare storto? Ma poi qualcosa cambia. All'inizio sono solo piccole cose, cose silenziose, cose che quasi non si notano. Luca arriva a casa più tardi la sera, prima un po' più tardi, poi molto più tardi. Gli chiedo perché. Dice che il lavoro è molto stressante adesso. Gli credo. Mi fido di Luca. Perché non dovrei? Luca guarda anche molto più spesso il suo cellulare, a cena, sul divano, in mezzo alla conversazione. A volte sorride piano, quasi nascosto. Gli chiedo cosa ci sia di divertente. Dice: niente, solo un messaggio di un collega. Gli credo, ma qualcosa dentro di me non gli crede del tutto. Poi Luca diventa più silenzioso. Prima parlavamo di tutto, del nostro giorno, dei nostri sogni, della vita. Ora lui siede sul divano e fissa la televisione, ma i suoi occhi sono vuoti, non è davvero presente. Gli chiedo: stai bene? Lui dice sì, dice che è solo stanco. Voglio credergli, ci provo. Ma di notte, quando tutto è quieto, lo sento. Qualcosa non va, solo non so cosa. Ne parlo con Chiara. Lei viene a trovarmi, sediamo in cucina. Il tè fuma. Fuori è grigio. Le racconto tutto, che Luca arriva così tardi, che non parla più, che guarda sempre il cellulare, che mi sento sola, anche se lui è accanto a me. Chiara ascolta. Rimane in silenzio per un attimo. Poi sorride. Dice: non preoccuparti. Luca ti ama. Gli uomini sono così a volte. Dagli solo un po' di tempo. Sospiro. Mi sento meglio. Chiara mi conosce. Chiara conosce Luca. Non mi mentirebbe. Così aspetto. Sono paziente. Cucino il piatto preferito di Luca. Gli sorrido. Non faccio più domande. Gli lascio spazio. Ma Luca rimane diverso. Continua a tornare tardi. Continua a guardare il cellulare. Continua quasi a non parlare. Il nostro appartamento ora sembra diverso. Non più caldo, non più vivo. Le grandi finestre lasciano ancora entrare il sole.
ma io non lo sento più. Chiara continua a farci visita. Mi abbraccia, chiede come sto, dice di non preoccuparmi. Provo a crederle. Ma noto qualcosa. Quando Chiara è qui, Luca è un altro uomo. Ride più forte, parla di più. I suoi occhi brillano. Fanno battute che non capisco. A volte si guardano, solo per un attimo, ma io lo vedo. Quello sguardo non è per me. Siedo con loro e mi sento estranea in casa mia. Sono le due persone che amo di più, eppure mi sento sola. Una sera il cellulare di Luca è sul tavolo. Lo prendo solo per un attimo. Voglio vedere l'ora. Ma poi vedo un messaggio. È di Chiara. Lo leggo. Solo poche parole. Ma quelle parole cambiano tutto. Il mio cuore smette di battere. Le mani mi tremano. Poso il telefono. Mi siedo sul pavimento. Forse ho capito male. Forse non significa nulla. Ma so di non aver capito male. E so che significa qualcosa. Ora vedo tutto in modo diverso. Ogni piccolo gesto, ogni sorriso, ogni porta chiusa. Luca va nell'altra stanza quando Chiara telefona. Chiude la porta dietro di sé, piano, quasi con cautela. Perché? Una sera Luca e Chiara siedono sul divano, ridono, parlano. Io siedo nella poltrona, a pochi passi da loro. Ma per loro non ci sono, non mi guardano, guardano solo l'uno l'altra. Mi alzo e vado in cucina. Nessuno lo nota, nessuno chiama il mio nome. Rimango contro il muro e fisso il vuoto. Sento le lacrime arrivare, ma non piango. Ingoio tutto. Sono forte, mi dico. Non me lo sto inventando. Qualcosa non va. Lo so, lo sento nel profondo, ma non so cosa fare. Decido di fare qualcosa. Preparo una sorpresa. Un fine settimana di concerti, solo per noi due. Niente distrazioni, niente stress, nessun altro. Solo Luca e io. Il nostro amore ne ha bisogno. Forse è la soluzione. Forse torneremo come era una volta. Ne parlo con Luca. Il suo viso appare sorpreso per un attimo. Poi sorride. Dice che è una buona idea. Compro i biglietti. Sono emozionata, quasi come prima. Questa piccola scintilla di speranza fa bene. Arriva il giorno. Preparo con cura le nostre borse. Metto la giacca preferita di Luca in cima. Indosso un bel vestito. Sono pronta. Luca è ancora al lavoro. Dice che verrà nel pomeriggio. Poi partiremo. Aspetto. Guardo l'orologio. Continuo ad aspettare. Pausa breve. Spero che la storia ti piaccia finora. Se vuoi non solo ascoltare, ma anche parlare italiano, ho scritto un libro. Sono brevi storie avvincenti in italiano che ti guidano passo passo. Ora è disponibile online. Link nei commenti. E ora continuiamo con la storia. Buon divertimento. Le ore passano, il pomeriggio diventa sera. Siedo sul divano. Le valigie sono ancora pronte vicino alla porta. Poi suona il mio cellulare. È Luca. Il mio cuore lo sa già prima di rispondere. Dice che mi dispiace. Non può venire. Il lavoro. Un problema. Forse la prossima settimana. La prossima settimana. Sempre la prossima settimana. Dico, va bene. La mia voce sembra calma. Riaggancio. Poi resto lì seduta. I biglietti sono sul tavolo. Le valigie sono alla porta. Il vestito è ancora perfetto. E piango. Piango finché non esce più nulla. Poi mi alzo. Prendo una decisione. Vado dai miei genitori. Non per sempre, solo per qualche giorno. Devo andar via. Via da questo appartamento, via da Luca, via da Chiara, via da questa sensazione. Preparo una piccola borsa. Scrivo un breve messaggio a mia madre. Risponde subito. Mi stanno aspettando. Guardo la casa un'ultima volta. Una volta qui era tutto bello. Ora sembra estraneo.
Parto all'alba. Luca dorme ancora. Non gli dico addio. Chiudo piano la porta dietro di me. Salgo in macchina. Guido. Piango, ma continuo a guidare. E tra le lacrime, lo sento, una piccola, delicata libertà. Dopo un po' ricordo che ho dimenticato il regalo per mia madre. È ancora a casa. Faccio inversione. Torno indietro. Apro la porta molto piano. L'appartamento è buio. È silenzioso. Ma poi sento qualcosa. Musica lieve. Viene dal soggiorno. Mi fermo. Luca non ascolta mai musica al mattino. Il cuore mi batte forte. Le gambe si fanno pesanti. Avanzo lentamente nel corridoio. Mi fermo alla porta. Guardo dentro. Sul divano siedono 2 persone, molto vicine. È Luca. È Chiara. Si baciano. Lenti. Come se avessero tutto il tempo del mondo. Non riesco a muovermi. Non riesco a parlare. Respiro a malapena. Il mio ragazzo, la mia migliore amica, sul mio divano, nella mia casa. Il mio cuore non si spezza, semplicemente sparisce, come se non fosse mai esistito. Poi Luca apre gli occhi. Mi vede. Per un attimo tutto è silenzio, poi si alza di scatto. Dice il mio nome. Martina. Solo questa parola. Chiara apre gli occhi. Mi vede. E inizia a piangere. Dice che le dispiace. Ancora e ancora. Mi dispiace. Mi dispiace. Ma queste parole sono vuote. Suonano come aria. Non piango. Non urlo. Resto semplicemente lì. Non sento nulla. Solo un grande pesante vuoto. Ho amato queste 2 persone, più di ogni altra cosa. Ora non le conosco più. Luca viene verso di me, allunga la mano. Faccio un passo indietro, dico: non toccarmi. La mia voce è calma, fredda e quasi estranea. Chiara piange di più, dice: sono la tua migliore amica. Per favore perdonami. Ma non è più vero. Una vera amica non fa questo. La guardo. Dico solo: vai. Lei se ne va. Ora restiamo solo Luca e io. Lui parla, spiega, supplica, dice che è stato un errore, non conta nulla, mi ama. Ma le sue parole non mi raggiungono più. Vado in camera da letto. Chiudo la porta a chiave. Siedo sul letto e fisso il muro. Per tutta la notte. Non dormo. Penso a ogni sera, a ogni bacio, a ogni risata. Tutto era vero per me e niente di tutto quello era vero. Il mattino arriva, luce grigia filtra dal tende, apro la porta. Luca è seduto sul pavimento del corridoio, è rimasto lì tutta la notte. Sembra un uomo spezzato, si alza, dice: per favore possiamo parlare? Lo guardo, a lungo, poi dico: è finita, Luca. Nessuna rabbia nella mia voce. Nessuna lacrima, solo la verità. Lui piange, dice che cambierà, dice molte cose, ma io non ascolto più. Vado al tavolo, prendo la chiave di casa, la appoggio lentamente sul tavolo. Dico: addio Luca. Prendo la mia borsa, attraverso la porta, guido dai miei genitori. Quando arrivo mi abbracciano, senza una parola. Mia madre prepara il tè, mio padre si siede semplicemente accanto a me. Non chiedono nulla, sono solo presenti. Questo basta. Resto da loro per un po'. Alcuni giorni piango molto, alcuni giorni sono così arrabbiata che non riesco a parlare. Alcuni giorni non sento nulla, ma ogni giorno, molto lentamente, divento un po' più forte. Torno nella mia città, ma non torno da Luca. Trovo un piccolo appartamento, una stanza, una cucina, un bagno, minuscolo, ma è mio, solo mio. Qui non ci sono bugie, niente segreti, solo io e il silenzio. Le prime settimane sono dure. Dormo sul pavimento perché non ho mobili, mangio cose semplici, vado al lavoro, torno a casa e siedo nel vuoto. Ma piano piano l'appartamento si riempie. Un letto, un tavolo, una sedia. E piano piano mi riempio anche io. Il lavoro aiuta, la routine aiuta. Una sera passo davanti a un piccolo negozio. Nella vetrina vedo persone con l'argilla tra le mani.
modellano, girano, creano. I loro volti sono calmi, quasi sereni. Il cartello dice corso di ceramica. Mi fermo. Qualcosa dentro di me mi tira dentro. Una donna mi sorride, chiede: «Vuoi provare?» Penso un attimo, poi dico sì. L'argilla mi sembra strana tra le mani, fredda, morbida, viva. Modello qualcosa, non so cosa, non importa. Quando modello, non penso a Luca, non penso a Chiara, non penso a niente, solo alle mie mani e all'argilla. È la prima volta da tanto che la mia testa è calma. Torno ogni settimana e ogni settimana mi sento un po' più me stessa. Al corso siede una donna anziana. Si chiama Rosa. Ha capelli bianchi, occhi quieti e un sorriso caldo. Un giorno si siede vicino a me. Guarda il mio lavoro e dice: «È bello, hai sensibilità per questo». Lavoriamo insieme, parliamo poco, ma mi fa bene. Dopo il corso mi invita a prendere un tè. La sua casa è piccola e calda, piena di libri e piante. Mi racconta che ha perso il marito, che il dolore è durato a lungo, che l'argilla l'ha aiutata a ricominciare. Le dico un po' di me. Lei ascolta senza giudicare. Rosa e io diventiamo amiche, vere amiche. Capisco, non tutte le persone se ne vanno, alcune restano semplicemente. Il tempo passa, piano, ma passa. E noto che sorrido di nuovo, non perché devo, ma perché viene da sé. Un giorno cammino nel parco, l'aria profuma d'autunno, poi lo vedo. Luca sta sul sentiero, a pochi passi da me. Anche lui mi vede. Si avvicina lentamente. Il cuore mi batte un po' più forte, ma non scappo. Dice: «Ciao Martina!» La sua voce è bassa, quasi cauta. Sembra diverso, più magro, più stanco. Dice che lui e Chiara si sono lasciati. Dice che è stato un errore. Dice che gli manco. Lo ascolto. Aspetto che qualcosa in me si svegli. Amore, rabbia, dolore. Ma c'è solo silenzio e un po' di pena. Dico: «Mi dispiace che tu sia triste, Luca. Ti auguro ogni bene». Poi proseguo: «Non mi volto». E per la prima volta tutto sembra davvero leggero. Le mie ceramiche diventano sempre migliori. Ciotole, tazze, piccoli vasi con bordi irregolari che sembrano comunque perfetti. Rosa dice che dovrei venderli. Rido. Ma poi penso: perché no? Un sabato vado al mercatino delle pulci in città. Appoggio un piccolo tavolo e metto sopra le mie cose. Sono nervosa. E se nessuno si fermasse? Ma poi qualcuno si ferma. Poi un'altra persona. Guardano, sorridono, alcuni comprano. Resto lì e penso: se l'ho fatto io, con le mie mani, dal nulla. Ogni sabato torno di nuovo, parlo con le persone, sorrido, vivo. Non sono più la ragazza di Luca, non più la migliore amica di Chiara. Sono Martina, solo Martina, Martina la ceramista, Martina la sopravvissuta. E questo basta. Un sabato un uomo si avvicina al mio tavolo. È alto, ha capelli scuri, un viso aperto. Osserva a lungo le mie creazioni. Poi prende una tazza, la gira tra le mani e sorride. Dice: «L'hai fatta tu?» Dico di sì. Dice: «È davvero bella». Compra la tazza. Dice che si chiama Paolo. Dico che io sono Martina. Parliamo un momento. È gentile ma non invadente. Il sabato dopo torna di nuovo e anche il sabato successivo. Ogni volta compra qualcosa. Parliamo un po' più a lungo. Un giorno mi chiede se vorrei prendere un caffè con lui. Mi fermo un attimo. Il caffè significa più di un caffè. Significa fiducia. Posso ancora averla? Il cuore mi batte forte, ma poi penso: ero a pezzi e mi sono rimessa insieme. Pezzo dopo pezzo. Posso provare? È solo un caffè. Dico di sì. Lui sorride così tanto che sorrido anch'io.
Ci incontriamo in un piccolo caffè vicino al parco. Sono nervosa quando apro la porta, ma Paolo si alza subito, appena mi vede e saluta con la mano. Il suo sorriso è caldo. Ci sediamo. Ordiniamo. Lui caffè, io tè. Poi parliamo. Del suo lavoro, della mia ceramica, del suo cane Bruno che a quanto pare pensa di essere un uomo. Rido. Rido davvero. Paolo ascolta quando parlo. Mi guarda. È davvero presente. Dopo tanto tempo siedo di fronte a qualcuno e non mi sento invisibile. Quando usciamo mi accompagna alla macchina. Il sole è basso. La luce è dorata. Dico: «È stato bello?» Lui dice: «Anche per me. Posso richiamarti?» Dico di sì. Saluta con la mano e se ne va. Guido verso casa. Nello specchietto vedo che è ancora lì. Sorride. Sorrido anche io. Non è un sentimento enorme, ma è vero. Si è piccola pausa. Se stai già ascoltando e capendo l'italiano, stai facendo più di molti altri e se vuoi andare ancora oltre, ho scritto qualcosa di perfetto per te. Un libro pieno di storie che porteranno il tuo italiano al livello successivo. Trovi il link qui sotto nei commenti. Siedo sul mio letto e penso alla serata, a Paolo, alla sua risata, a quanto tutto sia sembrato leggero. Non è ancora amore, ma è qualcosa. Un piccolo, delicato inizio. Vado alla finestra. Fuori il sole tramonta. Il cielo è rosa, arancio e un po' viola. Penso a tutto ciò che è stato, al dolore, alle lunghe notti, al momento sul divano che non dimenticherò mai. Ma penso anche a Rosa, all'argilla tra le mie mani, alle persone del mercatino, a tutte le piccole cose che mi hanno rimessa insieme. Luca e Chiara mi hanno ferita, a fondo, ma mi hanno anche costretta a qualcosa, a trovare me stessa. La Martina che modella l'argilla, che ride e che può mangiare da sola senza sentirsi sola. Guardo il mio appartamento, piccolo, semplice, mio. Ogni ciotola, ogni tazza qui l'ho fatta io. Preparo la cena, leggo un po', poi vado a letto, spengo la luce. È silenzioso e in questo silenzio non c'è più dolore, solo pace. Penso a domani. Domani lavorerò, domani modellerò, domani vivrò. Forse Paolo chiamerà, forse no. In ogni caso sto bene. Chiudo gli occhi, respiro e per la prima volta da tanto tempo mi addormento. Senza paura, senza lacrime, tranquilla e libera.